Benvenute e benvenute a tutte e a tutti a questo nuovo appuntamento con i webinar dedicati ai disturbi del comportamento alimentare della Fondazione Walter Longo. Parleremo proprio dei disturbi alimentari tra i ragazzi e le ragazze. Cercheremo di dare un'analisi di contesto, ma anche di parlare delle conseguenze dal punto di vista sia fisico che mentale dei disturbi alimentari e cercheremo di dare dei consigli pratici a chi rivolgersi per chi ne avesse bisogno. Io non voglio rubare troppo tempo ai lavori di questo webinar, mi presento velocemente, sono Antonella Tagliabue, sono Managing Director e Senior Advisor di Unguru, sono giornalista, collaboro con diverse testate nazionali e da tempo seguo queste attività della Fondazione Walter Longo. Oggi con noi ci sono esperti che ci porteranno dei punti di vista diversi sul tema, quindi direi di dare inizio subito ai lavori e seguiteci con attenzione. Iniziamo con un saluto e una presentazione della Fondazione Walter Longo a cura di Cristina Villa, che è la direttrice dei programmi della Fondazione. Cristina Villa si occupa appunto di tutti i programmi della Fondazione Walter Longo, è stata docente universitaria di storia dell'alimentazione, storia del cinema, letteratura comparata, filosofia e pratica dello yoga in università americane ed inglesi sia in Italia che negli Stati Uniti. Grazie Antonella della tua costante presenza ai nostri webinar, buongiorno a tutti e ne approfitto per ringraziare a nome della Fondazione gli esperti, i docenti e gli studenti, in particolare il professor Borsellini e l'Istituto Castiglioni di Rimbiate, che parteciperanno con i loro studenti al nostro webinar. Vi spiegherò brevemente chi siamo e cosa facciamo per lasciare poi la parola agli esperti. Siamo una fondazione nata nel 2017, molti di voi già ci conoscono, per volere del professor Walter Longo, che è direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California a Los Angeles e del programma di oncologia e longevità presso l'IFON di Milano. Cosa facciamo? Assistenza sanitaria, nutrizionale per tutti coloro che vogliono vivere sani a lungo e per chi soffre di malattie con agevolazioni perché si trova in una condizione economica critica. Attività di educazione e sensibilizzazione con consigli pratici utili per imparare a mangiare bene, vivere sani a lungo, quello che facciamo ora, e attività di formazione professionale per professionisti della salute e in caso siate medici, nutrizionisti, abbiamo un corso in preparazione che si terrà a fine maggio per i professionisti della salute riguardo nutrizione, digiuno e malattie. Potete andare al nostro sito web e troverete informazioni a riguardo o iscrivervi alla nostra newsletter. Cosa facciamo per le scuole? Molti di voi già lo sanno, facciamo workshop per studenti, docenti, famiglie, webinar come stiamo facendo in questo momento, consulenza per bar, per distributori automatici, per trovare un compromesso tra salute e gusto, tra quello che vi piace e quello che è sano per voi. Per quanto riguarda questi webinar, che ormai realizziamo dal 2020, sono webinar interattivi in cui studenti e professori parlano della loro diretta esperienza. Gli esperti offrono i loro consigli e le loro indicazioni pratiche utili con anche delle attività pratiche per voi ragazzi, attività di esercizio fisico oppure di mindful eating oppure attività con ricette che potete realizzare a casa con i vostri amici e con la vostra famiglia. Quindi questi webinar presentano molte attività, molte indicazioni molto utili per voi. Vi indico quali sono e potete rivedere voi docenti e studenti i webinar sul nostro sito iscrivendovi al canale YouTube dove troverete anche dei questionari in preparazione al webinar per i ragazzi e post webinar per facilitare la discussione in classe. I webinar passati sono Ritorno a scuola dell'ottobre 2022 e abbiamo parlato dei propositi del nuovo anno e di come mangiare. SOS Soccorso sovrappeso obesità
poi un webinar dedicato alla salute mentale del gennaio 2023 e questo webinar dei disturbi del comportamento alimentare. E il prossimo webinar sarà invece dedicato all'alimentazione e sarà la seconda edizione di Longevity Chef dove si cucinerà anche insieme. Vi indico poi anche la programmazione per il prossimo anno scolastico per voi docenti. Parleremo di esercizio fisico nell'ottobre 2023, indicazioni riguardo uno stile di vita sano nel dicembre 2023 e nel febbraio 2024. E poi parleremo della vita sociale nel marzo 2024, del pregiudizio sul peso, della derisione, del bullismo, della presa in giro e poi nel maggio 2024 parleremo delle zone blu, le zone al mondo dove si vive più a lungo in salute e i loro segreti. Questa è la nostra programmazione e vi indico anche i nostri numeri per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per noi. Sino ad oggi noi abbiamo fatto 13 webinar, realizzato 13 webinar con più di 33.000 partecipanti, quasi 34.000 in più di 1.000 scuole, in più di 2.000 città in 24 nazioni, in vari continenti, dal Nord America al Sud America, dal Medio Oriente all'Asia con il Giappone, quindi ci state seguendo numerosi, i nostri webinar sono sottotitolati in inglese e inizieremo anche a sottotitolarli in spagnolo. Quindi vi ringrazio tutti e lascio la parola ad Antonella agli esperti. Grazie ancora e buona giornata. Iniziamo la nostra discussione partendo dai dati scientifici. È con noi Marta Veneziano. Marta Veneziano è una biologa nutrizionista, ha conseguito la laurea magistrale in scienza dell'alimentazione e nutrizione umana all'Università Campus Biomedico di Roma e grazie al suo interesse e alla sua attenzione agli approcci innovativi e alla ricerca nel campo della nutrizione, adesso collabora con la Fondazione Valterlongo. Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di quelli che sono un po' i numeri rispetto alla diffusione dei DCA sia in Italia che nel mondo. Parleremo di cosa significa avere un DCA fra ragazzi e ragazze e poi quali che sono le conseguenze effettive sul nostro corpo nel breve e nel lungo termine. Diamo qualche definizione, giusto per avere chiaro che il DCA è un'alterazione della condotta alimentare, quindi un qualcosa che riguarda i nostri comportamenti che diventano molto più volti al controllo del peso e della forma del corpo. Questo chiaramente nel lungo andare può compromettere anche la nostra salute fisica e l'area psicosociale. Alla base di questi disturbi c'è un concetto che si chiama appunto dispercezione corporea. È un disturbo legato al vedere e poi anche al percepire il nostro corpo in maniera alterata rispetto alla realtà, quindi quello che noi vediamo non è lo stesso dell'immagine riflessa allo specchio. Questo è quindi ancora più evidente, rende ancora più evidente quanto sia collegato al nostro comportamento e a una percezione della nostra mente che ci convince di vedere qualcosa che nella realtà non è così. Per quanto riguarda la diffusione nel mondo, ad oggi abbiamo circa 700 milioni di persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Soltanto negli Stati Uniti d'America 70 milioni di persone, quindi un decimo della popolazione, ne è affetto. Consideriamo che questo è come dire che un'intera nazione come la nazione italiana sia affetto da DCA, quindi sono numeri molto importanti. Ancora più preoccupante è però che solo il 10% di loro ricerca aiuto, quindi solo un terzo alla fine arriva a ricevere delle cure specifiche e quindi purtroppo il 20% del totale, che è una bella fetta, muore senza ricevere trattamento. Questo perché la maggior parte delle volte i DCA non vengono nemmeno diagnosticati, ma vengono solo classificati da un punto di vista medico come sottopeso. In Italia abbiamo uno 0,5% del totale rispetto alla popolazione mondiale,
Le due forme di DCA più diffuse e più conosciute sono l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa. Purtroppo però i dati aggiornati rispetto al 2021 hanno subito un notevole aumento nell'ultimo biennio 2019-2021, arrivando ad aumentare fino a 1,5 volte. Questi dati ci rivelano anche purtroppo un abbassamento ulteriore dell'età di esordio e una maggior diffusione nella popolazione maschile. Ci pensavate che purtroppo i DCA sono diffusi anche tra i maschi? Infatti, sebbene sia stata osservata una maggior vulnerabilità nel sesso femminile, purtroppo in Italia oggi un caso su 7/8 ne soffre. Gli uomini affetti da DCA sono allo stesso tempo preoccupati per la loro immagine corporea, quindi ritorna il concetto di dispercezione corporea, però hanno delle caratteristiche peculiari. I maggiori DCA diffusi tra i maschi sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e la bigoressia. Questo è un disturbo un po' più particolare, magari non tutti voi lo conoscono. Si tratta di un'eccessiva attenzione verso la propria forma fisica, quindi un comportamento che viene spesso nascosto da un tipo di atteggiamento che può sembrare sano, come il voler andare in palestra, voler allenarsi, essere muscolosi, ma che in realtà poi preclude il ragazzo da una serie di occasioni che possono essere appunto l'uscita con gli amici, per andare a mangiare fuori, perché deve rispettare un certo tipo di alimentazione e deve andare ad allenarsi. Accennavamo prima, l'età di insorgenza si è abbassata di parecchio, dai 15 ai 19 anni è arrivata agli 8. Come accennavamo prima, l'età di esordio si è abbassata di parecchio, dai 15 ai 19 anni siamo arrivati agli 8-12 anni. Il 70% delle persone che soffre di un DCA è in età adolescenziale o preadolescenziale, però c'è anche un 30% della popolazione che ne soffre in età adulta. I DCA si associano molto spesso ad altri disturbi psichici, come i disturbi d'ansia o i disturbi dell'umore, e lo stato della salute fisica viene quasi sempre compromesso. Sapete quali sono le cause maggiori di morte fra gli adolescenti? Al primo posto abbiamo gli incidenti stradali, al secondo posto abbiamo le infezioni delle vie respiratorie e pensate che al terzo posto in Italia c'è il suicidio per disagio psicofisico, quindi ogni anno 4.000 ragazzi e ragazze muoiono per anoressia o bulimia. Vediamo un po' più nel dettaglio quelle che sono le conseguenze sul nostro corpo. Già per esempio nell'anoressia abbiamo una serie di segni e sintomi che riguardano i capelli, che diventano più fragili, più secchi, più diradati, anche la pelle si fa più secca, più gialla, poi iniziano a comparire delle tensioni a livello muscolare, a livello addominale, e nelle ragazze, quando poi il peso diventa troppo basso, si incorre in una condizione chiamata amenorrea, che è un'interruzione momentanea del ciclo mestruale, che però ha una durata medio-lunga, cioè può partire da alcuni mesi fino a perdurare per anni, il che ha gravi conseguenze sul nostro corpo, perché appunto gli ormoni hanno una serie di funzioni, tra cui la protezione dell'osso, tra cui il funzionamento dell'apparato cardiometabolico, e quindi delle volte questi disturbi possono compromettere definitivamente la nostra salute e in alcuni casi portare anche alla morte. Per quanto riguarda la bulimia, in cui abbiamo dei meccanismi di compenso come l'induzione del vomito o l'assunzione di farmaci per l'evacuazione e per perdere dei liquidi, si hanno problemi del tratto gastrointestinale, come per esempio infiammazioni dell'esofago, rottura della parete gastroesofagea, ulcere, che poi portano alla disidratazione, all'ipopotassemia, quindi abbiamo proprio condizioni che si possono fare permanenti, che ci possiamo portare proprio nel tempo. È molto importante sottolineare che nonostante i diversi esiti di queste patologie,
Se soprattutto in adolescenti vengono diagnosticate, si guarisce in breve tempo, però purtroppo un 20% della popolazione ammalata persiste nei disturbi e questo causa condizioni fisiopatologiche molto rilevanti. Quindi i messaggi da portare a casa oggi sono che è fondamentale accorgersi il prima possibile della condizione psicofisica del soggetto. La precoce presa di coscienza infatti influenza direttamente la risoluzione del problema. Con una diagnosi precoce la guarigione è molto più probabile. È necessario un intervento multidisciplinare, quindi con un aiuto dal punto di vista della nutrizione attraverso un nutrizionista e un aiuto della parte mentale con uno psicologo. Il dialogo è una parte integrante della diagnosi e della cura, quindi parlatene, non siete soli, anche la scuola può essere un ambiente in cui potete confrontarvi e loro sapranno come accogliervi e da chi indirizzarvi. Abbiamo con noi il professor Ivan Borserini, che è un insegnante di scienze motorie e sportive presso l'Istituto Luigi Castiglioni di Limbiate e anche relatore del CONI e dal 2009 delegato della provincia Monza e Brianza del Comitato Italiano Paraolimpico. Il professor Borserini ci racconterà della percezione che hanno i ragazzi dei problemi collegati ai disturbi dell'alimentazione e quali possono essere delle strategie per la prevenzione, quali possono essere delle azioni efficaci che i ragazzi possono adottare, stanno già adottando in base a quella che è la sua esperienza. Bene Antonella, grazie della linea e tra poco intervisteremo Marcello Ceschina e Luca Ribolzi, i due ragazzi che ormai ci seguono e sono con noi dallo scorso anno insieme per questi webinar. E i ragazzi sono ormai in quinta, come diremo tra poco, e li vediamo in evoluzione rispetto al lavoro fatto lo scorso anno. Lavoro che naturalmente ha tutto un progetto ed un percorso molto particolare, di cui magari vi parlerò tra poco. Per ora andiamo con Marcello e con Luca. A voi. Bene, eccoci con i ragazzi, come vi accennavo prima. Due studenti ormai in quinta, che quindi saluteremo quest'anno per una nuova avventura. Ma torniamo sul discorso che stiamo svolgendo sul progetto sull'educazione alimentare rispetto ai disturbi del comportamento. Bene, Marcello, dalla discussione in classe che abbiamo fatto, abbiamo già iniziato lo scorso anno e abbiamo proseguito anche un po' quest'anno. Secondo te, quali sono i disturbi alimentari che più si attanagliano i giovani? Sicuramente tutti quei disturbi appunto legati all'alimentazione che influiscono anche sulla nostra salute e che possono partire sia da problemi magari legati un po' alla psicologia, ma anche legati alla nostra fisiologia. Ad esempio magari tendiamo di più a mangiare ciò che ci soddisfa piuttosto di ciò che ci piace di più, oppure cose che preferiamo appunto al posto di cose che ci farebbero meglio alla nostra salute. Luca, sei d'accordo con Marcello che è più psicologico questo discorso rispetto ai disturbi alimentari? Sì, in parte sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marcello, infatti la psicologia secondo me incide molto sui disturbi alimentari e poi per quelli che possono essere, magari io conosco per esempio l'obesità o comunque la bulimia, quello che secondo me potrebbe essere più diffuso è l'obesità, in quanto magari i ragazzi faticano oppure non trovano stimoli per fare attività fisica o comunque fare anche una passeggiata di mezz'oretta al giorno, che comunque potrebbe aiutare per evitare queste tipologie di problemi, ecco. Quindi ritenete entrambi che il movimento può essere la chiave di, non dico di soluzione, ma perlomeno di riduzione di questi disturbi? Sì. Sicuramente, sì, sicuramente. Ne soffrono di più secondo voi i ragazzi che non fanno sport, che sono timidi, che hanno problematiche di relazione? Sì, secondo me sì, sicuramente lo sport, comunque l'attività fisica, che sia a livello agonistico oppure amatoriale, sicuramente aiuta. Bene,
Parliamo di cose che vi riguardano da vicino. I social o i mass media in genere possono avere un impatto sull'insorgere di questi disturbi? Possono aiutare, tra virgolette, a entrare in questo vortice? Secondo me sì, in parte perché sui social, diciamo, ci viene proposta un'immagine, una figura di, diciamo, persona ideale alla quale tutti più o meno puntiamo a diventare, e quindi secondo me questo ci influenza profondamente. Sì, anch'io sono d'accordo sempre con quello che ha detto Marcello. Da una parte è vero che sui social troviamo sempre quelle figure a cui noi aspiriamo e quindi prendiamo come esempio per poter diventare, però dall'altra parte questo prendere d'esempio potrebbe comunque spronare le persone a fare comunque attività fisica, perché vedendo guardi la persona che ti ispira e dici caspita, però se ce l'ha fatta lui comunque ad arrivare così, se mi metto sotto anch'io ci potrei arrivare, magari non come lui, però potrei fare determinati tipi di progressi, quindi da una parte potrebbe essere magari anche un aiuto per fare attività fisica, ecco. Certo, quindi i social visti in positivo e non Esatto, sempre esatto. demonizzati. Esatto, no? esatto. E non possiamo non parlare della pandemia, ma anche del momento tragico che stiamo vivendo. Fortunatamente la guerra non ci tocca in questo momento dal vivo, ma siamo molto vicini. Queste situazioni possono avere un impatto anche loro sull'alimentazione dei giovani? Sì, sicuramente sì, soprattutto la pandemia. Io ho avuto, diciamo, un'esperienza con un mio amico cioè con diversi miei amici, i quali durante la pandemia c'è chi si è dato un attimo una regolata, diciamo, riguardo l'alimentazione e il movimento, l'attività fisica, e invece chi magari si è un po' più, diciamo, lasciato andare, prestando meno attenzione alla propria alimentazione. Ecco, parlavi proprio a livello personale di amicizie. Come pensate di poter aiutare ragazzi della vostra età, coetanei o anche ragazzi più piccoli, un po' più grandi rispetto a questa situazione? C'è un modo particolare? Sì, parlando personalmente, se un mio amico, comunque un mio conoscente, venisse da me a dirmi di avere questo determinato tipo di problema, cerco in tutti i modi di aiutarlo, prima di tutto parlando per quello che ne conosco io, quindi per le mie conoscenze, e poi magari consiglierei sicuramente di parlarne in famiglia, che può sempre essere comunque una valvola di sfogo per cercare di trovare una soluzione tutti insieme, se no magari poi ricorrere anche comunque a psicologi nei casi magari un po' più estremi, perché comunque sono lì apposta e penso che possano aiutare davvero molto queste persone qua per rimetterli sulla giusta strada, ecco. Bene, allora ringraziamo Marcello e Luca, state lì che ci vediamo tra poco. Adesso passiamo la parola a Marcello Morale. Marcello Morale è laureato in psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Pavia, è psicologo, psicoterapeuta presso l'Associazione Clini di Milano. Ecco, col professor Morale cercheremo di capire quali sono le possibili cause e le conseguenze dal punto di vista mentale dei disturbi alimentari, quali sono i campanelli d'allarme a cui dobbiamo fare attenzione e a chi dobbiamo rivolgerci in caso di bisogno. Buongiorno a tutti. Allora, quello su cui vorrei discutere oggi con voi è una questione legata agli effetti del lockdown rispetto ai disturbi alimentari e più in generale ai disturbi psicologici, che hanno avuto effettivamente, i numeri lo provano, un'espansione molto grande negli ultimi anni, e in particolare appunto dal 2020, quando ci siamo ritrovati tutti chiusi in casa. Allora, quello su cui vorrei ragionare insieme a voi è provare a dare un certo numero di chiavi di lettura attorno alla questione della sofferenza psicologica degli ultimi anni e alla congiuntura in cui ci siamo trovati. Dunque, il primo punto su cui vorrei ragionare con voi e che mi dà modo di arrivare al primo punto è il fatto che non tutte le persone, in modo imprevedibile a mio avviso, si sono trovate a disagio, hanno riportato di essersi trovate a disagio nel periodo del lockdown.
alcune persone mi hanno riferito nel loro lavoro terapeutico di essersi sentite quasi protette dal mondo. Finalmente hanno sentito di poter prendere una pausa dall'incalzare delle richieste che venivano fatte loro dal mondo. E questo mi ha dato da riflettere. Mi ha fatto riflettere sul fatto che effettivamente ci troviamo in un mondo in cui è tutto troppo. Le richieste di essere belli, di essere resilienti, è una parola terribile, non la uso di solito, produttivi, in salute, di fare uno sport, di andare bene a scuola, di essere sempre performanti. Ecco, tutto questo è, io trovo, una dimensione di ingozzamento che metaforicamente, diciamo, ci troviamo ad affrontare tutti quanti per contingenze legate alla nostra società al di là della dimensione del lockdown, dell'isolamento sociale. Però diciamo che questa dimensione già in eccesso, questa dimensione già pervasiva, in quella situazione lì è stato possibile per qualcuno trovare una via per mettere un limite. Perché? Perché c'è stato qualcuno che tramite la legge ha messo un limite al posto nostro. Allora, quelle persone che sarebbero state in difficoltà nel poter dire no, nel poter mettere un limite a tutte queste richieste, in realtà è una difficoltà per tutti noi, è una difficoltà, diciamo, congenita alla nostra società e al fatto che veniamo tendenzialmente colpevolizzati se non stiamo al passo di tutto questo eccesso. Beh, però questa dimensione di ingozzamento è qualcosa da cui siamo stati a volte sollevati, per cui alcune persone sono state bene, anche se non sono state una maggioranza, ci sono state. Dunque, rispetto a questo tutto troppo e questa dimensione di domanda incessante, c'è una questione che tocca effettivamente i disturbi alimentari ed è esattamente questa. Prendete per esempio l'anoressia mentale e la bulimia, li prendo come due poli, anche se poi il panorama è ormai più complesso. Però pensate all'anoressia, che è molto spesso un modo estremo di dire un no. È un modo estremo di porre un rifiuto al posto di un no detto a parole, per cui magari ragazze che di solito sono perfettamente adeguate alle domande altrui, trovano nell'anoressia quel modo di sollevare un muro che fa in modo di puntare i piedi. Lo oppongono con gli atti, lo oppongono con l'atto di non mangiare, ma diventa lo pongono con l'atto di non mangiare, però diciamo che quello che non è soggettivato a livello della parola viene posto dal disturbo alimentare. E la parte opposta è quella della bulimia. La bulimia è un tentativo di stare totalmente al passo con quello che viene chiesto, di essere perfettamente adeguati e performanti, e poi però quando le cose diventano troppe e il corpo si fa sentire, il corpo che vuole vivere, che non soltanto vuole performare, lavorare, studiare ed essere resiliente, richiede con gli interessi ciò che gli è stato negato. Per cui diciamo che trovare una dimensione soggettivamente sostenibile di avere un rapporto con gli impegni del mondo e ciò che ci viene richiesto è una questione importante ed è un punto su cui di solito occorre lavorare nel lavoro terapeutico con le persone che soffrono di disturbi alimentari. Dunque, questo ci riporta a un secondo punto, la questione dello sguardo. Anche lo sguardo è una questione dirompente della nostra società,
Pensate per esempio soltanto a che cosa devono fare i genitori rispetto ai figli. È in qualche modo prescritto, no? È possibile per le tecnologie che abbiamo, registro elettronico, tracciamento sui cellulari, cose di questo tipo. In qualche modo, se è possibile, diventa obbligatorio. Se è obbligatorio e non lo si fa, ci si sente in colpa. Per cui, per esempio, i ragazzi della nuova generazione, di questa generazione, molto differentemente da come era per me quando ero ragazzo, sono costantemente sotto controllo. Se i genitori non controllano il registro elettronico, tendenzialmente si sentono in colpa o a volte addirittura vengono colpevolizzati, perché tu genitore, se sei un bravo genitore, devi sapere che cosa fa tuo figlio. Allora, questo non era così ai miei tempi, no? Che se prendevi un brutto voto ti toccava a te capire come, quando, dove dire ai tuoi genitori che avevi preso un brutto voto. Essere completamente sotto lo sguardo e sotto il controllo di qualcuno è qualcosa che è effettivamente un potere non positivo sul nostro benessere, sulla nostra soggettività. Per cui questo mi sembra altrettanto importante. Se pensiamo che la prossimità, la vicinanza continua che è stata prodotta dal fatto di essere chiusi in casa ha esasperato necessariamente questa dimensione di sguardo sempre presente, di controllo, allora capite bene che il disagio è belle servito. Oltretutto, quello che riportano molti ragazzi è che è assolutamente comprensibile è che effettivamente un paio d'anni di vita la si è persa. Nel momento in cui si sarebbe dovuto, no? Questo insomma è quasi banale, però ricordiamolo, no? Un ragazzo una ragazza che entrano nell'adolescenza, allora dovrebbero, quello è il momento in cui si tratta di sbolognare un po' la famiglia e cominciare a rapportarsi molto di più nel mondo con le persone coi pari, con le persone della loro generazione, no? E scoprire la vita in quella dimensione lì. Allora, chi si è trovato nell'adolescenza, magari all'inizio dell'adolescenza, in quel momento, ha perso effettivamente una parte importante della sua vita e a volte è difficile riprendere il passo e recuperare il tempo perduto. Non è del tutto recuperabile. Un ultimo punto su cui vorrei confrontarmi con voi è quello della virtualizzazione. Allora, il fatto che fossimo chiusi in casa e che non potessimo discutere con i nostri amici, confrontarci con loro, andare in giro, ha fatto sì che questi dispositivi, che sono anche utili, che utilizziamo quotidianamente tutti quanti, che siamo ragazzi oppure no, che siamo nativi digitali oppure no, però questi dispositivi sono diventati assolutamente essenziali per non essere totalmente chiusi nella nostra dimensione. Però anche lì, no? È una questione, noi abbiamo tutti a che fare con questo ed è anche una buona cosa, non potremmo avere questo rapporto che abbiamo adesso di discussione, non potremmo fare questo webinar se non fosse così, non potremmo raggiungere così tante persone. Però c'è un problema nel momento in cui tutto questo è diventato assolutamente necessario, eccessivamente necessario, nel senso che è diventato l'unico modo in cui tutti noi abbiamo potuto relazionarci col prossimo. Anch'io andavo in studio in quel periodo per poter lavorare nel rispetto della privacy, diciamo, e i pazienti li vedevo tutti così. Allora, è chiaro che è necessario, però nel momento in cui è diventata una costrizione assoluta, può essere diventato un problema. In che senso? Esasperare la dimensione del virtuale. Un conto è se io faccio una foto di una cosa che ho sperimentato e voglio condividerla con i miei amici e vado con loro e la posto, no? Su Instagram la posto, la metto su WhatsApp, la invio. Un conto è che quella dimensione lì diventa così tanto pervasiva
che il modo in cui tendenzialmente mi relaziono con gli altri e soprattutto il primo modo con cui mi relaziono con gli altri è quello virtuale. Mm? Come dire, metto la mia immagine su Instagram e le persone che conosco, le ragazze che voglio invitare, oppure i ragazzi se... le persone che voglio invitare o conoscere, le conosco tutte attraverso un'immagine che hanno messo. Ora, rispetto a questo, c'è qualcosa che può anche andare, per carità, fa parte dei nostri giorni, ma se diventa l'unico modo, cioè io metto un'immagine che ho controllato, che ho scelto, che ho selezionato, che rappresenta il modo in cui io voglio rappresentarmi agli altri, e poi su questa immagine appoggio tutto me stesso, io credo che l'abbiate fatta tutti l'esperienza, no? Di vedere una persona su Instagram o vederla su un social, vedere insomma un'immagine, il modo in cui si presenta e di conoscerla in un secondo momento. Allora, se è un mezzo per facilitare la conversazione, può anche capitare, per carità, ma se diventa l'unico modo, è importante tenere conto del fatto che noi non possiamo in qualche modo vivere nelle nostre immagini e soprattutto non possiamo vivere in una dimensione completamente dedita al tentativo di controllare il modo in cui ci rappresentiamo. Nel momento in cui noi diventiamo ciò che è la nostra rappresentazione, ciò che vogliamo sia la rappresentazione di noi agli occhi degli altri, ci perdiamo tutta una parte della vita, che è quella parte della vita che in psicanalisi si chiama inconscio, che è quella parte di cui noi non sappiamo e di cui gli altri non sanno e che si riproduce nei rapporti in tempo reale, nella realtà, in presenza del corpo, in cui non si può mai del tutto prevedere che cosa verrà fuori, il modo in cui gli altri ci vedremo e il modo in cui ci vedranno e il modo in cui vediamo gli altri e soprattutto che cosa ci piacerà degli altri e che cosa piacerà agli altri di noi. Questa dimensione di non controllabilità, poterla accettare è fondamentale. È il tentativo invece di controllare del tutto chi siamo agli occhi degli altri può essere un elemento fortemente patologizzante. Un aspetto rispetto a questo è il rapporto, per esempio, che abbiamo anche non solo con noi stessi, ma anche col cibo. Ora provate a soffermarvi, no, sul modo in cui parliamo del cibo, no? Se il cibo viene ridotto ad una dimensione esclusivamente di valori nutrizionali, di calorie, quella dimensione lì chiaramente non è una dimensione di godimento del cibo, non è una dimensione che riguarda il piacere di condividere il cibo, di mangiarlo con gli altri, eccetera, e ridurre la questione a qualcosa di oggettivato e fuori da noi, a qualcosa di cui possiamo parlare, che possiamo calcolare, che possiamo mostrare e inviare, no? Per esempio sui social è molto frequente che si invii un piatto, ancora va benissimo inviare un piatto, ma se riduciamo il cibo a quella dimensione che possiamo rappresentare, mostrare, quantificare, diventa effettivamente un problema, perché ci spostiamo dalla dimensione del piacere di vivere e del desiderio alla dimensione del mostrarci e basta. Quando diventa pervasiva può essere anche patologizzante. Un ultimo punto riguarda la questione di come orientarci rispetto a un eventuale disagio che possiamo provare noi o che potrebbe provare qualcuno che ci sta attorno. Ora, la prima cosa che mi sento di dire è che occorre, che è importante, intervenire in modo, diciamo, precoce
rispetto a un disturbo del comportamento alimentare. Cioè è importante che la condizione di salute e la condizione di malessere psicologico non siano troppo incistati e radicalizzati nel paziente, perché nel momento in cui diventano tendenzialmente cronici, molto spesso la condizione di salute e la difficoltà di cambiare le abitudini di vita che ormai si sono ben consolidate possono essere problematiche. Quando poi il corpo diventa in pericolo, in grave pericolo, lì molto spesso occorre fare interventi che poi sono magari del tutto spiacevoli, forzati. Il punto più estremo è il ricovero, quando c'è in gioco il rischio di vita. Però se non si arriva lì e quindi ci si attiva in modo precoce, si può agire in modo rispettoso della persona. Allora è importante quando si lavora con una persona che ha un disturbo alimentare, tenere conto innanzitutto di una cosa, diciamo, escluso che stia troppo male e che necessiti di un intervento medico immediato, quello che si può fare è cercare di capire se quella persona vuole oppure non vuole, se si sente in quel momento in grado di incontrare un professionista che si occupa di disturbi alimentari o comunque un professionista che possa aiutarlo, uno psicologo, psicoterapeuta, un medico nutrizionista, un neuropsichiatra o uno psichiatra se invece è quello il tipo di approccio. Allora, se si è rispettosi di quello che accade di quello che accade al soggetto, non è necessario da subito per forza cominciare a lavorare col ragazzo o con la ragazza. Allora, può anche capitare che quel ragazzo o quella ragazza siano in difficoltà rispetto a incontrare una figura d'aiuto, magari perché hanno avuto esperienze precedenti negative. Allora, se la situazione è tale da consentirlo, è opportuno cominciare a lavorare con chi è disponibile. Allora, ottimi risultati a volte si possono ottenere cominciando a lavorare con i genitori e poi riservare il lavoro col ragazzo o con la ragazza al momento in cui sarà pronto, quando e se sarà pronto. A volte risultati terapeutici assolutamente rilevanti io li ho riscontrati lavorando con i disturbi alimentari, ma magari in modo indiretto. Il ragazzo, la ragazza li vedevo a un certo punto del lavoro con la famiglia e magari anche un numero relativamente ridotto di volte, oppure entrano in gioco in un secondo tempo quando sono maturate le condizioni per un lavoro con loro. Rispetto alla scelta del luogo, rispetto alla scelta di un'istituzione, vi dico soltanto un elemento che mi sembra importante, che quando fate riferimento ad un professionista, quindi per esempio a uno psicologo psicoterapeuta, che questa persona lavori in una rete di lavoro o in un'equipe in cui ci siano presenti e possano intervenire e interloquire con lui anche altre figure professionali che sono quelle che ho citato prima, quindi medico nutrizionista, neuropsichiatra infantile o psichiatra a seconda dell'età. Non è detto che tutte queste figure dovranno intervenire, perché nel rispetto dell'approccio del paziente è importante anche ragionare con lui o con lei sul fatto che sia opportuno o necessario fare intervenire altre figure professionali rispetto a quella con cui stanno lavorando in quel momento. In alcuni casi può anche essere sufficiente, però è importante che tutte queste figure possano intervenire nel caso che diventi necessario oppure nel caso che diventi opportuno e il soggetto sia pronto per affrontarle. Dunque, si è fatto un po' tardi, vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio anche la Fondazione Valter Longo per l'ospitalità
e alla prossima volta. Buon lavoro. Ecco, allora proviamo a capire che cosa si può fare per prevenire. Ci sono delle linee guida che possiamo seguire. Per parlarci proprio di questo tema abbiamo con noi la dottoressa Romina Ines Cervigni, che è biologa nutrizionista con un dottorato di ricerca presso la Open University nel Regno Unito. Ha collaborato come ricercatrice postdottorato col Centro Nazionale delle Ricerche e l'Università Vita Salute San Raffaele. Ha svolto un master in nutrizione dietetica e assiste quotidianamente i pazienti affetti da varie patologie integrando la terapia alimentare alle cure farmacologiche, perché la dottoressa Cervini è responsabile scientifico della Fondazione Walter Longo. Ecco, allora con la dottoressa Cervini cerchiamo di capire l'importanza di un percorso di nutrizione bilanciato e quale può essere un percorso di nutrizione bilanciato per i ragazzi e per le ragazze. Salve a tutti, sono la dottoressa Romina Ines Cervigni, biologa nutrizionista della Fondazione Walter Longo e responsabile scientifico. In questo video vorrei raccontarvi dell'importanza di un percorso di nutrizione bilanciato per ragazzi e ragazze per la prevenzione. Vorrei però iniziare con una domanda, provate a dare una risposta. Secondo voi a che cosa serve l'alimentazione? Vi lascio qualche secondo per pensarci. Forse qualcuno di voi avrà pensato che l'alimentazione possa essere utile per mantenere un giusto peso corporeo, è giusto, o anche uno stato di salute ottimale. In effetti, entrambe le risposte sono corrette. Infatti, la nostra alimentazione condiziona non solamente la nostra forma fisica, ma anche il nostro benessere a lungo termine e oserei dire anche a breve termine, nell'immediato. Andiamo dunque a definire lo stato di salute. Che cosa significa essere in salute? Significa solamente non avere una patologia, non avere una malattia? Secondo quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in effetti la salute non è solamente assenza di malattia o infermità, ma è proprio uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Infatti, benché sia importante mantenere un'alimentazione che ci dia piacere, è altrettanto importante eliminare o ridurre al minimo i nutrienti che in qualche modo possono farci vivere meno a lungo o farci ammalare e quindi soffrire. Dobbiamo al contrario incrementare l'assunzione di quei nutrienti e l'assunzione di uno stile di vita in grado di farci vivere più a lungo, in buona salute e felici. Andiamo dunque a vedere quali sono i principali nutrienti, in particolare i macronutrienti. Li vedete scritti qui, sono i carboidrati, tra i quali troviamo le verdure, i legumi, i cereali integrali e è meglio che siano complessi e ricchi di fibre. Troviamo poi i grassi, per esempio l'olio extravergine di oliva, i semi, la frutta a guscio, anche il pesce. E questi devono essere grassi cosiddetti buoni o sani, perché ce ne sono di diverse tipologie. Tra le proteine troviamo sicuramente la carne, ma anche il pesce, i formaggi, le uova e anche i legumi, ossia proteine di origine vegetale. Ora vi faccio un'altra domanda, provate a rispondere. Secondo voi qual è il nutriente più importante tra questi? Molti di voi avranno risposto proteine, alcuni avranno risposto carboidrati, pochi immagino avranno risposto grassi. In effetti tutti i macronutrienti sono importanti, non ce n'è uno migliore degli altri, così come non c'è nessun nutriente da demonizzare. Spesso capita di vedere invece il contrario, vedere per esempio al supermercato dei prodotti a bassi grassi, quindi dei prodotti light, come se fossero migliori, o anche prodotti senza carboidrati o a bassa quantità di carboidrati. In realtà non è così importante, bisogna poi vedere ogni tipo di alimentazione se è adatta a noi e quindi questo può dipendere anche dalla nostra età, dalle nostre condizioni fisiche, dalla presenza o meno di una eventuale malattia. La dieta della longevità si chiama così perché è un'alimentazione utile per rimanere in salute nell'immediato, ma anche a lungo termine. Quindi è importante pensare a un'alimentazione corretta già dalla più tenera età, perché è nella nostra infanzia, durante la nostra adolescenza, che mettiamo le basi per una salute duratura. Si chiama dieta, ma non deve essere intesa come un protocollo vero e proprio, ma più che altro proprio come uno stile di vita.
In effetti, nella dieta della longevità per i ragazzi della vostra età, l'alimentazione è completa e comprende tutti i nutrienti di cui abbiamo parlato, le proteine, i grassi e i carboidrati, e contiene anche i micronutrienti, che sono le vitamine e i minerali. Se la nostra alimentazione non è molto equilibrata, possiamo migliorarla e il mio consiglio è di migliorarla in maniera graduale, in maniera anche semplice e piacevole, quindi potete affidarvi a un professionista o comunque cercare di fare quotidianamente ad ogni pasto una scelta che vi sembri corretta, anche se magari non è perfetta in generale, ma è in maniera graduale può diventare sempre più corretta e quindi per avere un'alimentazione che sia piacevole ma via via sempre migliore. Un consiglio che vi posso dare è anche quello di variare il più possibile così da limitare eventuali problemi di un alimento, ma allo stesso tempo favorire la presenza di alimenti virtuosi. Un esempio è quello di variare tra proteine vegetali e proteine animali. Quindi quando si pensa alle proteine spesso si pensa alla carne come primo esempio o al pesce, è corretto, ci sono poi anche altre proteine, per esempio i formaggi, il latte, le uova, ma ci sono anche proteine vegetali, ossia i legumi. Tra i legumi abbiamo i ceci, i fagioli, le lenticchie, i piselli, la soia, le fave, quindi diciamo ci sono tante opzioni tra cui scegliere. Il mio consiglio è quello di variare in modo da avere ogni giorno un apporto di proteine diverso. Quando si pensa ai carboidrati, il mio consiglio è quello di scegliere cereali integrali, ossia cereali che sono più complessi e che vengono quindi digeriti in maniera più graduale dal nostro corpo, così da evitare che ci siano dei condizionamenti fisiologici che ci fanno essere più fragili o più deboli o che ci fanno addormentare dopo aver mangiato. E quindi importante anche l'assunzione di fibre. Le fibre possono derivare dai cereali, specialmente se sono integrali, o dalle verdure e anche dalla frutta. Poi bisognerebbe naturalmente limitare il più possibile il junk food, proprio junk food significa cibo spazzatura, quindi capiamo bene che è un'alimentazione da non preferire proprio tutti i giorni. Di certo uno sfizio ogni tanto ci può stare, è anche importante, soprattutto alla vostra età, sperimentare così da creare dei propri gusti e sapere che cosa piace di più, che cosa piace di meno e cercare di migliorare piano piano la propria alimentazione. Il cibo infatti deve essere un piacere, è vero che può rappresentare salute o non salute a seconda delle scelte quotidiane che facciamo, però fondamentalmente è una cosa che faremo per tutta la vita, quindi dobbiamo cercare di migliorarla in maniera piacevole per noi. Quindi un invito è anche quello di provare a cucinare, a fare delle ricette particolari anche con alimenti che normalmente non avremmo scelto e i social in questo ci aiutano perché ormai ci sono tanti influencer, tante pagine anche di ricette sane. Noi pure come Fondazione Walter Longo abbiamo una serie di ricette sane e quindi il mio consiglio è proprio quello di sperimentare per creare una vostra alimentazione che sia un buon compromesso tra un'alimentazione sana, corretta, equilibrata, ma anche che vi dia piacere. Naturalmente, oltre all'alimentazione, non possiamo dimenticarci dello sport e dell'attività fisica. Quindi vi faccio una domanda: voi che sport fate? E ora ho un'altra domanda per voi. Qual è secondo voi lo sport ideale? Qual è lo sport migliore per la salute? Devo dire che anche questa era una domanda a trabocchetto. In effetti non esiste uno sport ideale. Lo sport ideale è quello che più ci piace, è l'attività che più ci piace fare e che potremmo fare potenzialmente fino ai 100 anni o oltre. Infatti molti centenari, cioè molte persone che sono arrivate a vivere fino a 100 anni o oltre in maniera sana, quindi anche felice, spesso sono persone molto attive. Attive non significa che per forza vanno in palestra o fanno uno sport tutti i giorni o con un appuntamento settimanale. Attivo significa che si muovono, che camminano, si spostano a piedi o in bicicletta. Alcuni centenari sono o erano dei pastori, quindi comunque si muovevano naturalmente tutti i giorni per lavoro o avevano l'orto o comunque fanno delle attività di giardinaggio o ballano, quindi
Ecco, non esiste uno sport ideale, ma è molto importante che ci sia questa attività fisica quotidianamente. Infatti, l'ideale sarebbe svolgere un'attività da 5 a 10 ore alla settimana e il mio consiglio è di inserire qualche attività che sia facile da inserire nella nostra quotidianità, per esempio se ci possiamo spostare in bicicletta invece che con i mezzi, oppure possiamo fare le scale un po' di volte invece di prendere l'ascensore e così via. E naturalmente l'attività deve essere compatibile in base alla nostra età, in base alle nostre condizioni di salute più in generale. Spero di avervi dato qualche informazione utile e soprattutto qualche consiglio per poter migliorare il proprio stile di vita grazie a un'alimentazione equilibrata ma piacevole e grazie a un'attività fisica quotidiana ma che ci piace fare e che potenzialmente potremmo fare fino ai 100 anni. Torniamo al professor Ivan Borserini, che è insegnante di scienze motorie sportive presso l'Istituto Luigi Castiglioni di Limbiate. Ecco, proviamo con lui a capire che cosa può fare la scuola. Anche la scuola gioca un ruolo importante. Quali sono le strategie e gli strumenti che la scuola eventualmente mette già in atto, già utilizza per la prevenzione dei disturbi alimentari? Bene, ed eccoci tornati al parere del docente. Il parere del docente. Più che altro, che cosa facciamo noi all'interno della scuola? Il progetto di cui vi accennavo prima prevede tutto un percorso che parte dalla colazione fatta insieme ai ragazzi, dove spieghiamo le proteine, l'acquisizione di proteine piuttosto che dei carboidrati, piuttosto che dei grassi. La mattina è un momento importante, la colazione è un momento importante e ancora purtroppo abbiamo diversi ragazzi che non la fanno. Dalle statistiche che sono saltate fuori risulta che diversi ragazzi che non fanno solo colazione, dopo questo piccolo intervento nostro, cominciano proprio a fare colazione. E questo è interessante, è importante perché c'è un miglioramento anche nella rendita della scuola a livello di didattica proprio, interessante. Sicuramente non si addormentano subito. Per cui li troviamo più svegli, li troviamo un pochettino più attenti e riescono anche a raggiungere risultati migliori. E questo è un dato di fatto. All'interno della scuola ci sono stati casi? Sì, io purtroppo ne ho incontrati fortunatamente solo un paio, ma molto, molto pesanti perché in entrambi i casi i ragazzi sono finiti sotto osservazione clinica in ospedale e hanno dovuto seguire una terapia specifica. Fortunatamente tutti e due i casi si sono risolti, però l'intervento dei medici è stato fondamentale. Arrivare ad andare in ospedale e a fare terapia certo non è molto piacevole. Dei disturbi in generale, diciamo che stiamo cercando attraverso questo progettino che parte, come vi dicevo, dalla colazione per poi andare a fare magari merenda insieme e finire con l'aiuto, con la presenza anche del nutrizionista, fare un pranzo, organizzare un pranzo spiegando che cosa stiamo mangiando e perché, sicuramente è di aiuto, perché entrare nella parte pratica, certamente non andiamo sempre a studiare sul libro, ma andiamo a studiare nel piatto, diventa un pochettino più piacevole. Questo permette di acquisire da parte dei ragazzi davvero una conoscenza maggiore rispetto a ciò che mangiano e sicuramente questo è un primo passo. L'altro passo è aiutarli quando li vediamo in giro per i corridoi con la brioche tra i denti o con i panini, aiutarli a non replicare sempre lo stesso alimento, non mangiare troppe patatine o troppi prodotti confezionati. Certo è che i distributori non ci aiutano. Anche qui è stata fatta la sperimentazione dove c'erano i distributori che andavano a distribuire, proprio ad offrire frutta e verdura fresca. Le problematiche sono in realtà due. La prima è il prezzo che si alza, la seconda è che se non vengono utilizzati all'interno della giornata i prodotti cominciano a decadere di qualità, fino ad andare a male se non vengono poi utilizzati.
cosa possiamo fare di più a livello didattico, a livello di scuola? Questo è già un bel primo passo. Il fatto di insistere e chiacchierare con i ragazzi è sicuramente un altro può dare un altro bel risultato, un altro bel passo. Certamente alcune sperimentazioni fatte che hanno dato i risultati dovrebbero essere poi ripetute in maniera standardizzata. Ad esempio, in una scuola elementare hanno provato a obbligare, chiedendo naturalmente con cortesia ai genitori di non dare la merenda ai loro bimbi, i quali venivano spinti a mangiare il frutto della mensa, perché generalmente in mensa succedeva che la frutta finale non veniva mai utilizzata e mangiata. A questo punto, trovandosi senza la merendina nello zaino, i ragazzi, inizialmente con fatica, poi prendendo abitudine, hanno cominciato a mangiare la mela piuttosto che il mandarino, piuttosto che il kiwi, naturalmente tagliato anche questo dagli inservienti della mensa, dagli addetti della mensa. E questo ha favorito sicuramente un apporto in sali minerali e in vitamine presenti nella frutta, ma soprattutto prendere coscienza che si può perfettamente mangiare un frutto o del cibo sano anche a merenda senza andare sempre a prendere prodotti confezionati. Dopodiché l'altra sperimentazione che è stata fatta è quella di offrire la verdura all'inizio del pasto e non subito il primo piatto, perché anche qui si era notato che la verdura veniva scartata quasi costantemente, quindi i bimbi mangiavano, si avventavano, tutto questo dovuto alla fame che avevano sicuramente all'ora di pranzo, si avventavano sul primo piatto e il secondo cominciavano a fare scelta per non mangiare la frutta. Sulla frutta abbiamo detto come hanno risolto, sulla verdura lo davano come una specie di antipasto. E è stato visto che anche qui, prendendo sempre l'abitudine, i bimbi riuscivano a mangiavano tranquillamente, anzi con voracità direi, la verdura per poi passare al primo e al secondo. Cosa potremmo fare di più? Sicuramente in quest'ottica la didattica sta cambiando moltissimo, ci affidiamo sempre di più ai video, agli esperti, la scuola sta cambiando molto. Di contro, come dicevano anche i ragazzi, i social dobbiamo vederli come amici, non tanto come qualche cosa da escludere o da demonizzare sempre. Il racconto dell'insegnante e l'aiuto costante nostro insieme ai ragazzi, andando a visionare esperti, andando ad ascoltare esperti, può essere sicuramente un bel aiuto e un percorso da fare insieme. Sicuramente dobbiamo insistere, ma prima di tutto dobbiamo regolarci anche noi adulti. Quante volte anche noi adulti apriamo il frigorifero o l'armadietto della dispensa e iniziamo ad affondare la testa e a mangiare tutto quello che troviamo. Certo, noi abbiamo uno stress della giornata che ci induce a farlo, però dobbiamo ricordarci che i nostri figli ci imitano. Quindi, prima di tutto, educhiamoci noi, adulti, e poi cerchiamo di fare altrettanto con i ragazzi. Questo direi sarebbe un bel passo da fare. E con questo vi attendo sempre agli esercizi, perché tra poco faremo un po' di ginnastica. Ci siamo trasferiti naturalmente in palestra e partiamo con i nostri esercizi anche oggi, anche in questo webinar. Seguitemi, anzi state seduti al vostro banco. Bene, anch'io come vedete ho preso un banco un po' più grande viste anche le mie dimensioni e sono qui con voi per fare questa piccola e breve esercitazione che potreste fare tutti i giorni, anche a scuola. Primo esercizio. Da questa posizione partiamo con un po' di stretching. Alzate il braccio come quando siete preparati per la lezione, avete studiato e dite prof, io ci sono pronto. Questa volta però andiamo un po'
a sinistra, sollevando il braccio destro e distendendolo bene, e un po' a destra, sollevando il braccio sinistro. Ancora un'altra volta, andiamo col braccio destro, e poi braccio sinistro. Ecco, se mantenete questa posizione per 10-15 secondi è meglio. Noi diamo soltanto l'esempio stamattina. Secondo esercizio, come quando il professore comincia a fare col ditino così e dice oggi interrogo e voi fate finta di niente, torsione del busto, sempre qualche secondo prima da una parte e poi ci giriamo dall'altra. Afferrate lo schienale della sedia e cercate di forzare un po'. Un'altra volta, prima da una parte, afferrando sempre lo schienale e poi dall'altra. Molto bene. Infine l'ultimo stretching è quello del io non ho studiato, quindi mi nascondo. Ci siete? Afferrate le gambe da sotto e tirate in flessione il busto, giù con il busto, via con la testa, sotto al banco. Ok, potete risalire. Rialziamoci e facciamo esercizi un pochino più muscolari. Voi state dritti, Prendete la sedia, la tenete appiccicata alle chiappe e sollevatevi con la sedia per 10 volte. Su e giù. Su e giù. Ancora. Ancora. Ancora 2. E siamo a 10. Una buona alternativa può essere questa. Sollevatevi in mezzo squat e state fermi 10 secondi. Con me, tutti, su, fermi lì, sempre con la vostra sedia. 7, 8, 9 e 10. Piano giù. E mi raccomando, non fate lo spostamento dei banchi e delle sedie con tutto quel rumore. Piano. Io rigiro la sedia. Adesso vi sedete sul banco. Voi così. Ma se io sto così non mi vedete. Aspettate. Eccomi. La sedia che abbiamo utilizzato per fare i piegamenti degli arti inferiori, adesso la utilizziamo per fare le flessioni e facciamo un po' di bicipiti. La afferrate quasi da abbracciarla, attenti perché lo schienale sui denti fa male, e diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volete un'alternativa? Giù la sedia, state fermi, aspettatemi. Vi sedete comodi, andate ad afferrare il banco e sollevate e giù, sollevate e giù, sollevate e giù. Ma se riuscite a sollevare tutto il banco insieme, state fermi in questa posizione col banco sopra le braccia, l'avambraccia, per 1, 2, 3, 4, potete arrivare a 10, a 15 secondi anche. Un ultimo esercizio e ritorno lì davanti da voi per farmi vedere. Questa volta potete anche venire davanti
La sedia non ci serve, ma ci servono un po' di muscoletti. Appoggiati bene, verificate che il banco tenga bene e vi sollevate. Ancora, proviamo. Su e giù. Un'altra volta, su e giù. Qualcuno non riesce? Non è un problema. Sollevo prima una gamba e poi l'altra. Basta, invece che tenere per 3, 4 o 5 secondi, mantenere la gamba sollevata per qualche secondo in più. Perfetto. Altri esercizi ci aspettano, ma soprattutto muoviamoci. Io vi aspetto al prossimo webinar. Ciao! Torniamo a Cristina Villa della Fondazione Walter Longo, che è anche un'insegnante di yoga certificata dell'American Yoga Alliance, e le chiediamo di accompagnarci in una pratica breve di mindful eating che ci faccia capire che cosa significa mangiare consapevolmente. Quindi cosa facciamo? Vi do proprio una pratica base e vi dico di seguirmi in questa pratica di mindful eating, di consapevolezza nel mangiare. Quindi vi chiedo di sedervi sulla vostra sedia con i piedi per terra e mettete le vostre mani sulle ginocchia o sulle gambe. Rilassatevi. Quindi rilassiamoci un attimino e vi do una pratica di respirazione velocissima che potete usare in qualsiasi momento vi sentiate stressati. Cioè, quindi, prima magari voi ragazzi, prima di un'interrogazione, oppure avete litigato con i genitori, per i docenti prima di entrare in classe. Quindi respirate solo dal naso, se volete chiudete gli occhi, ma potete tenerli aperti, inspirate e l'espiro sale verso l'alto, apre il cuore, apre le spalle, e l'espiro scende verso il basso attraverso il cuore, allarga la pancia, sempre attraverso il naso. Quindi inspiro verso l'alto e apro, ed espiro verso il basso e mi radico. Respirazione molto semplice per calmare il battito cardiaco, per rilassarvi. Poi quando vi sedete a tavola o in generale nei momenti di stress, sempre fate un po' di stretching, muovete le spalle indietro e avanti, ruotatele 2 o 3 volte, piegate la testa a destra e a sinistra, in modo tale che non esiste tensione, dovete sedervi a tavola rilassati, quindi quando mangiate spegnete i cellulari oppure silenziosi, niente televisione, mangiate magari anche con amici, quindi in un'atmosfera rilassata. Vi chiedo poi di prendere quello che vi abbiamo chiesto di preparare, un pezzo di cioccolato dell'uva o qualsiasi cibo che abbiate a disposizione davanti a voi, un pezzettino, tipo io ho una prugna secca, la mettete sul palmo della mano e la guardate. Iniziamo poi un percorso attraverso i sensi. Questo percorso è un percorso che si fa durante la degustazione in generale, se fate degustazione di olio d'oliva, di vino, di aceto balsamico, caffè, cioccolato, si parte sempre dalla vista, si passa attraverso l'olfatto e poi si giunge al gusto e al tatto per essere consapevoli di quello che mangiamo. La vista è importante perché la vista è legata alla memoria di riconoscimento, vi permette di riconoscere se un cibo è mangiabile o no. Gli animali, prima di mangiare qualsiasi cosa, usano la vista. Poi passiamo attraverso l'olfatto, quindi annusate quello che avete davanti, l'olfatto e poi il gusto, ve lo spiego, sono molto importanti perché sono legati a quella che si chiama la memoria proustiana. Voi ragazzi siete ragazzi delle superiori, conoscete Marcel Proust, lo scrittore francese di inizio Novecento, che nel libro La ricerca del tempo perduto, ogni volta che lui beveva tè al limone e mangiava una madeleine, questo biscotto, viaggiava nel tempo e si ritrovava a casa di sua zia Leonie da bambino, mentre dopo la chiesa beveva il tè e mangiava i biscotti. Quindi è importante questa memoria di riconoscimento perché il cibo, e voi lo sperimentiamo tutti, è legato alla memoria. Praticamente la memoria, il cibo, il gusto e l'olfatto attraversano la parte razionale del cervello
entrano nella parte primitiva dove ci sono i sensi, dove c'è l'istinto, dove c'è la memoria e si connettono. E per questo, per esempio, che quando noi mangiamo qualcosa abbiamo delle memorie del passato. Non ci ricordiamo, ad esempio, del numero telefonico di nostra nonna, però ci ricordiamo di quando nostra nonna ci preparava la cioccolata calda quando eravamo bambini. Quindi è importante anche il cibo perché ci permette di viaggiare nel tempo. Quindi mangiare con consapevolezza. 1, rilassatevi. 2, guardate. 3, annusate. E l'olfatto vi dice se un cibo è mangiabile oppure no, lo usano anche gli animali, anche se avete degli animali domestici vedete che annusano sempre. E poi gustate, mettete in bocca il vostro cibo, quindi vi dico di mettere in bocca il cioccolato, l'uva, rilassatevi e adesso concentratevi sulle reazioni del vostro corpo, della vostra mente, cioè tutto quello che succede mentre mangiate in maniera rilassata. Mangiate con calma, quindi momento slow e non fast, quindi parliamo di lentezza, rilassamento, e questo vi aiuta proprio nei momenti di stress totale. Quando il cibo può essere una fonte di conforto estremo di stress, invece voi rallentate e bloccate. Quindi momento di relax e poi masticate e mangiate quello che avete davanti a voi, o il cioccolato, l'uvetta o qualsiasi cosa, rilassatevi ancora e poi potete tornare alle vostre attività quotidiane. Quindi il mio consiglio è 1, rilassare il corpo, 2, respirare, 3, passare dai sensi e poi vedere come vi sentite per poi iniziare ancora la vostra giornata dopo il vostro pasto. Quindi spero vi possa essere d'aiuto in questi momenti o in qualunque momento e che lo pratichiate, magari anche solo una volta a settimana per iniziare, può essere molto utile come pratica. Parliamo di cibo, quindi è arrivato il momento anche di parlare di ricette. La Fondazione Walter Longo, in collaborazione con l'Istituto Beccari di Torino, ha realizzato un progetto riguardo alle ricette della longevità per ragazze e ragazze. Ecco, allora proviamo a conoscere una di queste ricette che sono state realizzate all'interno di questo progetto. Buongiorno, io sono Guglielmino Maia, Africa Lidia e oggi prepareremo un cannellone di grano arso ripieno di ricotta, topinambure e carciofi, serviti con salsa di acciughe e prezzemolo. Per preparare l'impasto usiamo farina di grano arso, farina di grano tenero e farina di grano duro. Stendiamo l'impasto fino ad ottenere una sfoglia sottile con la sfogliatrice. Tagliamo la sfoglia in rettangoli regolari e la scottiamo in acqua bollente. La prendiamo e la stendiamo su un canovaccio. Ok. A questo punto prepariamo il ripieno utilizzando topinambur lessato, ricotta e patate lessate. A questo punto mettiamo il ripieno dentro una sacca poche, lo stendiamo sull'impasto e creiamo il nostro cannellone. A questo punto lo arrotoliamo. A questo punto lo mettiamo nella pirofila e aggiungiamo un goccio d'olio. Passiamo la pirofila in forno per 5 minuti a 180 gradi. Nel frattempo abbiamo preparato i prodotti per la decorazione. La salsa di acciughe l'abbiamo preparata mettendo in padella un po' di acciughe, le patate lessate e un po' di brodo. Per la salsa al prezzemolo abbiamo messo tutti gli ingredienti in padella, alla fine abbiamo tolto l'aglio e il peperoncino e abbiamo frullato.
Per i carciofi li abbiamo tagliati a julienne e poi li abbiamo fritti in olio. Trascorsi 5 minuti mettiamo il cannellone nel piatto e completiamo la preparazione. Ora mettiamo la salsa di acciughe e qualche puntina di salsa di prezzemolo. Ed ecco il nostro cannellone pronto per essere gustato. Il team scientifico della Fondazione Walter Longo ha inoltre creato un questionario che vi sarà inviato e che vi chiediamo di compilare per partecipare appunto all'analisi e alla conoscenza di questi fenomeni. Siamo arrivati alla conclusione dei lavori, trovate comunque tutte le informazioni e tutti i riferimenti sul sito della Fondazione Walter Longo e sui canali social della Fondazione stessa. Gli appuntamenti con la Fondazione Walter Longo non finiscono qui perché ci sarà un prossimo webinar dal titolo Longevity Chef, giunto alla seconda edizione, e quindi il webinar si terrà a maggio. Ed è possibile iscriversi e ottenere anche qui tutte le informazioni sempre sul sito della Fondazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato anche a questo appuntamento e ci troviamo presto con la Fondazione Walter Longo.